Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte di settembre 2022. Eccola qua. Abbiamo l'imperatore, amici della bilancia. L'imperatore parla di stabilità, di regole, di struttura, di potere materiale e per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è un padre, un datore di lavoro, una figura diciamo influente nella vostra vita o perché no, il divino maschile. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Vediamo che altro messaggio hanno. L'imperatore comunque parla sempre di una sorta di stabilità, quindi il periodo può essere focalizzato sul cercare un qualche tipo di stabilità. Abbiamo, ok, questa carta che è la carta numero 12 e parla degli elementi fondamentalmente, quindi degli spiriti della natura, anche degli elementali, quindi degli gnomi, delle fate, degli spiriti della natura, diciamo. Ecco, infatti c'è scritto gli spiriti della natura e i 4 elementi. E poi abbiamo questa carta. Guardate, vedendo queste due carte insieme, la prima cosa che quello che mi è arrivato è stata una mano, dove c'è il centro e tutti questi spiriti, questa potrebbe essere la natura, e tutti questi spiriti che partono dalla natura, ma che comunque fanno sempre parte della stessa mano. Questo ve lo dico perché ho la sensazione che sarà una lettura di tipo familiare, anche perché qua abbiamo la carta che parla proprio del vostro gruppo, della comunità, delle persone che frequentate, diciamo abitualmente, anche se lì in realtà fa proprio parte di quello che è la parentela, se vogliamo. Però io come parentela non intendo solo quella di sangue, ma anche i parenti d'anima, diciamo così, no? Perché quando ci reincarniamo in famiglie di anime, in gruppi. Tutte le persone che comunque noi incontriamo nella nostra vita è perché abbiamo pattuito con loro prima di reincarnarci di fare determinate esperienze in questa vita. Quelle sono le famiglie d'anima. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono di carattere generale e potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o magari non vi risuonasse la lettura, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Se poi volete contattarmi, sotto nella descrizione trovate la mia email. Allora, cominciamo con un 5 di spade, la carta della ruota della fortuna e la stella. Amici della bilancia, molto bene direi. Qui si parte da una situazione di conflitto. Per qualcuno si tratta di una lotta interiore, di una lotta mentale, qualche tipo di, come vi posso dire, di screzio. Screzio con qualcun altro o con voi stessi. Ma poi abbiamo una bellissima ruota della fortuna che è un arcano numero 10 che parla di chiusura cicli e inizio cicli. La ruota della fortuna parla anche di karma e visto che qui abbiamo anche la stella che parla di destino, qualche cosa mi dice che è proprio la famiglia di anime, quella che vediamo qui, ok? Quindi è un qualche cosa inerente al vostro destino, al vostro karma, quello su cui si focalizzerà il prossimo periodo. Io credo che molti di voi abbiano un sogno
da realizzare. La carta della stella parla di quelli che sono gli obiettivi, i desideri appunto, i sogni anche quelli a occhi chiusi, non solo quelli ad occhi aperti. Quindi in questo caso fate attenzione ai tipi di sogni che state facendo in questo periodo, perché è il subconscio che parla con i sogni, ok? Quindi potrebbero arrivare dei messaggi. Se qui avevamo la ruota della fortuna che era un 10, qui abbiamo il 10 di spade, che è sempre una chiusura a cicli. Qui c'è un qualche tipo di sofferenza, un qualche tipo di dinamica che bisognerebbe chiudere, ma probabilmente si fa un po' di fatica a chiudere questa dinamica, questa... Sento che sì, potrebbe avere a che fare con questi conflitti che vedevamo qua all'inizio. Abbiamo poi un re di pentacoli. Il re di pentacoli potrebbe essere una persona vicino a voi, potrebbe rappresentare appunto questo imperatore, potrebbe essere qualcuno che entra nella vostra vita e che in qualche modo vi dà una mano, perché il re di pentacoli è sempre una di quelle persone che è pronta ad aiutare, è una persona generosa. Qui avevate anche la ruota della fortuna, quello che è un cambio appunto della fortuna, potrebbe essere un dono dal cielo, quindi proprio un apporto anche di tipo economico, ok? Poi abbiamo il 3 di spade. Il 3 di spade io lo sento molto collegato a questo 10 di spade, perché comunque è un qualche tipo di dolore che in questo momento vi sta cristallizzando il cuore, diciamo così. Io credo che qui si tratti di fare un'azione decisa e una comunicazione decisa. Quando c'è il cavaliere di bastoni è perché si fa sempre un movimento in avanti, e quando c'è l'asso di spade è perché c'è una verità che viene a galla, c'è un qualche tipo di realtà di cui si prende coscienza, di cui si viene a conoscenza e che vi dà la possibilità di schiarirvi le idee, se vogliamo. Potrebbero essere due persone di tipo diverso o potrebbero essere due atteggiamenti, ok? Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta di più nello specifico, perché abbiamo tutte queste carte qui. Sì, questo imperatore potrebbe essere proprio un padre o un superiore. Ok, andiamo a vedere il 5 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di pentacoli, di nuovo un 10 di spade e la carta del mago. Il 2 di pentacoli è anche una carta che fa riferimento ai cicli karmici, a qualche cosa che si ripete continuamente. Qui c'è qualche tipo di discussione, qualche tipo di screzio, di conflitto per quello che riguarda la manifestazione della vostra realtà. Voi avete un obiettivo, ci sono degli alti e bassi, magari anche economici, che vi impediscono un po' di andare avanti serenamente in questo obiettivo. Fondamentalmente però qua dovete chiudere un ciclo. 10 di spade è qualche cosa che si presta a terminare e potrebbero essere questi conflitti mentali. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un re di bastoni al contrario e la carta della forza. Qui si tratta di prendere in mano le redini della vostra situazione. La carta della forza parla sì di forza volontà, ma anche di forza del cuore, quindi di coraggio, di prendere il coraggio per effettuare una scelta, per riprendervi in mano il vostro potere, per far cambiare la vostra vita. Ok? La ruota della fortuna vi ricordo che è il dono. Può essere anche proprio un dono di tipo psichico, anche se non lo sento tanto. Sento più che sia un dono materiale, quindi magari un aiuto di tipo pratico piuttosto che del denaro. Però qui c'è bisogno di riprendersi, c'è bisogno di fare attivamente qualche cosa, di trovare la voglia, di non procrastinare più fondamentalmente. Andiamo avanti con la carta della stella. Abbiamo una regina di bastoni, interessante perché qui c'è un re di bastoni. E il cavaliere di coppe al contrario. Interessante. Allora, quando ci sono due figure dello stesso seme è perché si parla di una coppia per destino. Che sia una coppia di tipo romantico, lavorativo, di parenti, va benissimo lo stesso. Eh, Vi ricordo la famiglia di anime di cui parlavamo qua prima.
Cosa succede? Che qui c'è qualcuno che si sta aspettando un movimento da parte di qualcun altro. Probabilmente c'è qualcuno che desidera che una persona faccia un passo avanti, faccia un'offerta, che si proponga, mi verrebbe da dire, ok? Andiamo avanti, andiamo a vedere questo 10 di spade. Qui ho come la sensazione che ci siano due forze contrapposte. Una dice una cosa e l'altra dice un'altra cosa. E non si stia andando entrambe nella stessa direzione. Ed è per quello che credo abbiate la carta dell'imperatore, perché voi dovete trovare la vostra stabilità, quello che è valido per voi. Allora, quante carte? Abbiamo un 10 di spade che è spiegato da un 4 di bastoni, dalla carta dell'eremita, dal sole al contrario, asso di coppa al contrario, il giudizio al contrario. Allora, qui proprio quello che non volete chiudere è un qualche tipo di collaborazione, un qualche tipo di unione. Il 4 di bastoni parla di contratti e l'eremita parla di una persona o di un'energia comunque solitaria. Io credo che in tutta questa situazione queste due energie non diano entrambe allo stesso modo. Probabilmente voi non vi sentite pienamente nel vostro potere personale e vi aspettate che qualcun altro vi dia un aiuto, vi dia una mano, diciamo così, ok? Però cosa succede? Che all'interno di questo contratto lavorativo, matrimoniale, questa collaborazione, che vi sentiate soli, perché c'è comunque la carta dell'eremita ed è da lì che arriva tutta questa sofferenza. È come se non riusciste a vedere chiaro ehm, sulle potenzialità che potrebbe avere quest'unione. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo il Fante di Spade, il 9 di Bastoni e il 3 di Coppe. Guardate, il Re di Pentacoli sento che fa riferimento alla vostra energia, perché qui il consiglio che vi danno è quello di andare avanti per la vostra strada e di non farvi influenzare per le energie esterne. Il 9 di bastoni qua vi dice: mettete dei muri, imparate a proteggervi, trovate la vostra stabilità, la vostra zona di sicurezza. Perché comunque gli ideali sono alti, ma sento che ci sono delle forze esterne che in qualche modo influenzano. Potrebbe essere questo 5 di spade. Andiamo avanti, vediamo il 3 di spade. No, queste sono troppe. Guardate, questo Re di Pentacoli, se non fosse la vostra energia, perché magari non lo sentite tanto, potrebbe essere una persona che, come vi dicevo, entra nella vostra vita e vi aiuta a strutturare le vostre barriere, vi aiuta a capire, diciamo, dove mettere il limite. Andiamo avanti col 3 di spade. 6 di pentacoli al contrario, la regina di coppe e il re di spade. Sì, ragazzi, qui guardate, questa sorta di sofferenza arriva, come vi dicevo già qui, dal fatto che non ci sia un reale equilibrio, ok, tra le due energie. Nel senso che una la sento molto mentale, molto idealista, se vogliamo anche, no? Cioè con tante idee. Mentre l'altra energia è molto più, se vogliamo, materna, c'è questa regina di coppe che parla un po' di quello che è il mondo interiore e la sua vastità fondamentalmente. È come se in questa energia
una delle due persone fosse più presa a livello emotivo e l'altra a livello mentale. Da lì c'è una sorta di disequilibrio, come ci dice il 6 di pentacoli al contrario, che crea questo 3 di spade, questa sorta di sofferenza, anche questa sorta di solitudine, perché quando non si è sullo stesso sulla stessa onda, ecco, insomma, difatti anche qui all'inizio avevamo questa energia che un po' andava e un po' veniva. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Abbiamo il carro, il mondo al contrario e un 2 di spade. Qui il punto è decidere che cosa volete fare. Volete continuare con questo tipo di relazione o volete prendere in mano la vostra vita e creare la vostra stabilità? Perché qui avete il carro, si tratta di fare un movimento e di prendere una decisione con questo 2 di spade. Il 2 di spade vi mette un po' in guardia perché vi dice fate attenzione perché non avete tutto chiaro, non riuscite a vedere tutto in modo cristallino, ok? E il mondo al contrario, qui c'è qualche cosa che ancora non cambia, ma io sento che dovete passare da questo asso di spade, c'è qualche tipo di verità che deve venire a galla. È un po' come se avessi bisogno di dire ok, questo è il mio sogno, questo è il mio desiderio e questo è quello che mi aspetto da te, da voi. Siete in grado di darmelo? Volete darmelo? Potete darmelo? Andiamo a vedere con Osho. Guardate, in realtà sì, è vero, ho delle carte di sofferenza. Qui ho una carta che è quella dell'eremita che mi parla di un po' di solitudine. Probabilmente non siete tanto sullo stesso livello di un'altra persona, però comunque c'è la ruota della fortuna e c'è la stella. E sono carte molto belle. Quindi vi dico, cercate di mantenere un'attitudine positiva in ogni caso, perché comunque è quello che serve. E con questo cavaliere di bastoni e la carta del carro, sento che alla fine del periodo riuscirete ad effettuare questa scelta in modo positivo, insomma. Andiamo avanti. Osho, che cosa abbiamo da dire agli amici della bilancia? Ecco, il coraggio è in viaggio. Il coraggio è la carta della forza, e in viaggio è un 8 di bastoni. Sono due carte di forte energia. So che voi state lavorando per trovare il coraggio, per trovare la forza di volontà, per andare avanti in quello che è questo percorso. E poi in viaggio, in questo mazzo, è una carta che rappresenta il viaggio interiore. Ok? Ve le metto qua così. Quindi fondamentalmente cercate di andare dentro, cercate di entrare in contatto con il vostro vero sé, di capire che cosa veramente volete, qual è il vostro sogno, che cos'è che vi renderebbe felice, indipendentemente dall'aiuto o meno degli altri, Cosa riuscireste a fare da soli, che cosa vi dà stabilità. Andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, le donazioni, quindi grazie a tutti. Questa carta vi dice di proteggere i vostri, guardate, prima mi metto questa perché la stella parla proprio di sogni. Proteggi i tuoi sogni. Allora, vi dice tenete i sogni vicino al cuore e proteggeteli fino a quando praticamente non si sia quasi realizzato e non siete pronti a rivelare questo sogno. E poi abbiamo questa benedizione magica. Questa carta vi dice che le fate vi benedicono, vi assistono, guardate che mi sono uscite anche qua, vi assistono attraverso le benedizioni e potete benedire anche voi gli altri. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!